pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi insieme completeremo questo bracciale. Io ne ho fatto soltanto la prima parte, ve lo mostro indossato, è delicato. La lavorazione è un po' particolare, però io trovo che sia veramente carino, inusuale direi, ed è il bracciale abbinato agli orecchini Aurora. Infatti vedete che ci sono gli stessi identici elementi. Ovviamente se siete interessati al tutorial dell'orecchino fatto con Chateau da 8, andate sul canale, vi metterò qui il link anche nelle schede giù nell'info box. Quindi come materiali ci serviranno gli stessi identici materiali, quindi Rocaille 15-0, 11-0 in due colorazioni. Ci serviranno bicono da 4 mm, vedete che sono qui al centro, alternati ovviamente a delle perle da 3 mm, eccole qui, quindi perle da 3, due colorazioni di super duo, perché nell'orecchino c'erano alternate il rosa e insomma e il bianco, e quindi ho fatto la stessa identica cosa. Come vedete, questa è la parte iniziale. Ovviamente nella parte iniziale c'è fatta questa sorta di cappiettino che io tra parentesi ancora devo terminare, e poi dopo comincia tutta la lavorazione, che è molto ripetitiva, quindi cercherò di essere il più breve possibile, perché in realtà sono sempre gli stessi passaggi che si ripetono. Io come filo sto utilizzando il Fireline e come ago sto utilizzando quello della Tulip, quindi penso non ci serva a nulla più. Veniamo subito al dunque. Io andrò a realizzare l'altra parte del bracciale e poi mi collegherò qui nel punto iniziale. Quindi partiamo inserendo sul lago 8 rocaille di colore oro e 2 rocaille di colore bianco opal. Sappiate che ci vorrà un bel po' di filo, perché dobbiamo passare e ripassare attraverso la nostra lavorazione. Ecco le nostre rocaille. Semplicemente io vado e chiudo a cerchio, lascio un po' di filo all'estremità, perché non so ancora se voglio fare qualche altro decoro ovviamente al mio cappietto qui iniziale. Quindi come da questo lato ho lasciato un po' di spazio, farò lo stesso anche da quest'altro lato. Quindi ripasso nuovamente. Ok, sono ripassata come vedete. Adesso semplicemente esco da una delle due, cioè giro il lavoro per comodità. Ok, esco quindi dalla rocaille, questa che vedete color dico bianco opal, anche se in realtà non è proprio bianco opal, e vado a mettere sul lago una 15-0, 4 rocaille 11-0 del colore oro ed una rocaille 15. Quindi questo sarà l'inserimento che andrò a fare, ed entrerò dal lato opposto, quindi entrerò da questo lato in questo modo. Ok, dopodiché rientrerò in tutte quante le nostre rocaille e tralascerò però le rocaille, la rocaille qui su 11-0, 15-0 scusate, perché io dovrò andare a realizzare come vi ho detto delle piccole barrette. Quindi adesso semplicemente cosa faccio? Vado ad inserire sul mio ago 4 rocaille del bianco opal ed entro soltanto nelle 4 rocaille 11-0 oro, tralasciando vedete le 15, e tiro. Ovviamente all'inizio vi sembrerà il tutto un pochino storto, però poi ripassando si andrà a raddrizzare. Quindi in questo modo
Dopodiché scenderò all'interno delle rocaille, queste bianche color opal, e inserirò nuovamente 4 rocaille sempre del colore opal ed andrò ovviamente dal lato opposto. Quindi come vedete sto facendo dei semplici inserimenti di rocaille e sto realizzando queste barrette. Mi raccomando, tirate bene. Adesso cosa faccio? Entro nuovamente nelle barrette, nelle rocaille, scusate, appena inserite, e vado ad inserire 4, nuovamente 4 rocaille 11,0 oro, ovviamente sistemate un pochino con le mani. Quindi vado a prendere le mie 4 rocaille oro e come sempre vado dal lato opposto, quindi vado in questo modo. Adesso ovviamente dobbiamo cominciare ad inserire le nostre gli altri nostri decori. Sistemate un pochino, insomma vedete bene il filo, che venga una barretta insomma abbastanza ordinata. A questo punto riscendiamo all'interno nuovamente delle rocaille 11,0 oro ed inseriamo una 15,0, ok? Rientriamo in tutte quante, non so se si vede, spero di sì. Ancora una 15,0 e ridiscendo. Oggi l'ha messa a fuoco, non vuol saperne. Quindi ridiscendo e questa volta rientro, ma esco, vedete, dalla terza rocaille 11, perché dovrò andare ad inserire i miei i bicono e le perle da 3 mm. Quindi in questo primo caso io andrò ad inserire la perla da 3 mm, quindi esco da qui, vado ad inserire 2,15, una perla da 3 mm e 2,15 e dentro dal lato opposto, vedete, nelle 2 rocaille centrali, nelle 11. Quindi praticamente esco da qui e rientro facendo questo inserimento soltanto nelle 2 centrali, in questo modo. Tirate e sistemate. Io adesso ripasso qui un attimo, tiro un po' quel filo perché nel girare il video non mi sono resa conto di questo spazietto di filo, devo tirare un pochino. Ok, ho stretto un pochino, adesso esco da qui e rientro ovviamente nelle rocaille 15 che ho inserito, rientro anche nella perla e praticamente devo fare l'opposto che ho fatto da questo lato. Quindi andrò ad inserire 2 rocaille 15, 2 rocaille 11 e 2 rocaille 15 ed entrerò nella perla, quindi faccio questo inserimento ed entro nella perla dal lato opposto, in questo modo. Ovviamente ridiscendo, quindi ripasso e riscendo nelle 2,15, rientro nelle 2,11,0 ed ovviamente tralascio le 15 qua in basso, perché in realtà io devo andare a fare questa lavorazione anche dall'altro lato. Quindi cosa farò? Inserirò una rocaille 11 ed una rocaille 15 sul lago, quindi
entro, porto alla fine del filo e rientrerò ovviamente nelle 11, tralasciando le 15 dall'altro lato, e inserirò una 11 ed una 15, porto alla fine del filo ed ovviamente rientro soltanto nelle 11,0, tralasciando le 15, e come vedete ho realizzato la stessa barretta da questo lato che ho realizzato anche di qua. Ora, uscendo quindi da queste rocaille, adesso andrò a fare la stessa cosa, quindi andrò a ripetere l'inserimento delle rocaille di 4 4 4 e farò sempre la stessa cosa, quindi creerò questo modulo semplicemente variando. Ovviamente una volta, anziché inserire la perla, la volta successiva inserirò il bicono da 4 per creare ovviamente questo movimento. Naturalmente potrete inserire tutti bicono e tutte perle, questo poi sta al vostro gusto personale. Quindi io proseguo e vado ad inserire ovviamente le 4 rocaille. Le vado a prendere del colore, scusatemi, del colore opale, e ovviamente, come ho fatto prima, continuerò a ripetere la stessa cosa, quindi entrerò dall'alto soltanto nelle rocaille 11,0, tralasciando sempre le 15,0. È difficilissimo da mostrarvi questo passaggio, ecco qua, quindi soltanto attraverso le rocaille 11, ed ovviamente vado a sistemare, ridiscendo e farò un'altra barretta sempre con le opal, quindi nuovamente 4 rocaille, mi raccomando qui dovete tirare bene, e nuovamente poi da su verso il basso in questo modo, e poi risalgo nuovamente all'interno di tutte quante le rocaille e dovete ripetere sempre gli stessi passaggi. Sistemo, ed adesso andrò ad inserire nuovamente le mie 4 rocaille oro e quindi si ricomincia da capo. Ovviamente inserisco dall'altro lato, quindi è veramente molto ripetitivo, quindi andate e proseguite. Come vedete adesso ho inserito il bicono, ma non cambia assolutamente nulla rispetto a prima, semplicemente che anziché la perla ho inserito il bicono. Come vedete io ho terminato la mia parte di bracciale, ovviamente mi sono andata a congiungere alla parte che già avevo realizzato. Adesso ovviamente voi dovete fare i seguenti inserimenti. Allora, quindi per fare i decori successivi portatevi ad uscire da una barretta di queste opali e inserite una 15,0 ed entrate nella 15,0, quella praticamente posta sopra la barretta dorata, ok? E tirate. Inserite un'altra 15,0 e vi inserite nelle due 15,0, quelle che avevamo inserito vicino ai bicono ed alle perle. Vediamo se ci riesco. Ok, perché è piccino, quindi inseritevi qui. Dopodiché andate a prendere le super duo. Ovviamente io ho fatto un'alternanza, quindi dove ho messo il bicono ho messo quelle rosa, dove c'è la perla ho messo quelle bianche, ma ovviamente è indifferente. Quindi io vado a prendere quella rosa, quindi inserisco la super duo di colore rosa e vado ad inserire 3 rocaille 15,0. Le porto alla fine del filo, quindi rientro nell'altro foro della super duo ed entro nelle due 15,0 che seguono. Ok, spero che sia chiaro. In ogni caso seguite quello che dico a voce, quindi entro nelle 15,0 qui,
Dopodiché andrò a prendere una 15-0 ed entro nella 15 posta sopra alla barretta, insomma, di 11-0 color oro, e dopodiché inserisco un'altra 15 e vado qui nella barretta, ovviamente quella color opale, e procedo in questo modo. Poi ridiscendo dopodiché ridiscendo nella barretta di fianco e faccio la stessa identica operazione, quindi una 15, entro nella 15, un'altra 15, entro in queste due 15 e inserirò qui la super duo però di colore bianco. Ovviamente faccio questa operazione per tutte quanto il bracciale e poi vado anche dall'altro lato. Ed ecco ovviamente il giro finito dopo aver inserito le super duo. Adesso non ci resta che fare i decori finali e il bracciale è finito. Una volta ovviamente terminata la nostra lavorazione, ci portiamo ad uscire dalle 15-0 poste qui di lato ed andiamo ad inserire una 11 ed una 15-0 ed andiamo nelle 3 15-0 poste al di sopra della nostra super duo. Da questo lato invece faremo l'inverso, quindi inseriremo prima una 15-0 e poi una 11 e faremo la stessa identica cosa, quindi entreremo nelle 3 15-0 che seguono. In questo spazio poi dove ci sono qui le nostre 11-0 andremo ad inserire 2 rocaille 15-0, quindi faremo questa operazione di inserimento 11-0 e 15-0 per tutto quanto il nostro bracciale, sia da un lato che dall'altro. Ci vediamo al lavoro terminato. Ed ecco il nostro bracciale collegato e terminato anche con tutti i decori laterali. Ovviamente non ci resterà che fare da questo lato, sempre con lo stesso criterio, inserimento di 15 e 11-0, vedete, ve lo inquadro più da vicino per completare insomma anche l'altro lato. Non sto qui insomma a dirvi tutti i passaggi, ma anche se doveste variare o inventare da sole, insomma non ci vuole tantissimo, è una cosa molto semplice, ve lo mostro da vicino in modo tale da potervi regolare. Ed ecco il nostro bracciale finito. Ovviamente poi a voi la scelta dei, insomma, dei ganci da mettere, anelline e moschettone, calamite. Io adesso andrò insomma a valutare, non so ancora cosa metterò. E niente, spero che il tutorial vi sia piaciuto, soprattutto che sia chiaro, spero di sì. Ovviamente se avete qualche dubbio potete sempre commentare e chiedere, io cerco sempre di rispondere a tutte quante. Vi abbraccio e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!